Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, un video diverso dal solito per parlarvi di una cosa che mi sono regalato ma che mi sento in dovere di condividere con molte più persone per vari motivi. Dunque, mi sono comprato uno scooter elettrico. Perché mi sono comprato uno scooter elettrico? Perché sia che siate a favore o sia che siate contrari, quindi che ci piaccia o meno, la tendenza ormai è quella di spingerci sulla mobilità elettrica. Io non sono uno di quelli 100% convinto che sia realmente il futuro, perché ci sono un sacco di discorsi dietro che vanno dalla produzione allo smaltimento eccetera, che non mi fanno vedere l'elettrico come il mezzo veramente ecologico che ci vogliono vendere. Però purtroppo allo stato dei fatti noi, adesso cos'era, il 2035, dovremmo iniziare tutti quanti a ventilare l'idea, ad abituarci al discorso di muoverci in elettrico. Qua mi gratto la testa perché il tema è molto delicato, però non è la discussione su elettrico sì o elettrico no che vogliamo fare. Voglio farvi vedere un prodotto che ho acquistato, non me l'hanno mandato purtroppo, me lo sono dovuto comprare e l'ho anche pagato tutto. Perché vi porto questo video? Perché voglio farvi capire cosa vuol dire avvicinarsi all'elettrico, quindi iniziare a ragionare in un modo diverso. È chiaramente un video che può essere molto utile a persone che hanno comunque una produzione di energia gratuita. Va bene che vi siete pagati l'impianto e tutto, però se avete un fotovoltaico o comunque qualche altro sistema che vi genera energia, passare a un mezzo elettrico piccolo come questo vuol dire comprarlo, pagare tutto quello che è eventualmente la manutenzione, che è pressoché inesistente, ma essere consapevoli del fatto che se sfruttate bene gli orari del giorno per la ricarica lo caricate gratis. Questo era il mio obiettivo. Io ho un piccolo fotovoltaico da 2,3 kW con una centrale Bluetti che mi alimenta tutta la casa. Se volete saperne di più su questo discorso andate nella mia playlist dell'autosufficienza energetica, perché vi faccio vedere tutto l'impianto di casa mia, costruzione di pannelli eccetera. Per chi non mi conosce andate a dare un'occhiata. Quindi cosa succede? Succede che io arrivo in orari della giornata, tendenzialmente dopo pranzo, che ho le batterie cariche e non produco più nulla. In quel momento inizio a caricare tutto quello che va caricato, tra cui da questo momento in poi il mio scooter elettrico. Ho comprato un NIU, si chiama MQi Sport Plus, è un cinquantino, quindi ciclomotore. Si differenzia dagli altri perché pur essendo ciclomotore permette di portare un passeggero a determinate condizioni, età del conducente, età del trasportato eccetera. Però io in questo modo posso muovermi all'occorrenza con mia moglie, lo sto usando parecchio per portare mio figlio magari a scuola, siete ragazzi eccetera. Era una discriminante fondamentale. Non tutti i ciclomotori 50 sia termici che elettrici consentono di trasportare il passeggero. Perché ho scelto questo marchio? Allora, a parte l'estetica che può essere soggettiva, quindi può piacere o meno, non mi dispiaceva per nulla, è molto carino. Quando lo vedono in giro mi si fermano, mi chiedono, mi dicono che comunque è piacevole da vedere. È un oggetto simpatico, non è bello, quindi non è la ricerca stilistica di un oggetto effetto wow da far vedere al bar. Ne ho visti altri, ne ho provati sia usati che nuovi, volevo capire un attimo cosa fare. NIU la conosco da parecchi anni fa, adesso non mi ricordo se 4 o 5 anni fa, perché ero stato in ferie in Croazia dove erano molto avanti sul fotovoltaico, ma molto avanti, roba che c'erano già le panchine solari eccetera, che qua neanche adesso sappiamo cosa sono, e avevo visto che sull'isola dove ero stato io tutto un campeggio che aveva un sacco di mezzi, ma anche in giro per l'isola o anche cambiando zone si muovevano tutti con questi scooter elettrici NIU. E allora ho iniziato a guardarli, erano carini, chiedevo informazioni, mi dicevano che erano connessi e tutto quanto. Era una cosa già molto avanti e ad oggi è ancora così. È cambiata leggermente la gamma, ma parliamo di un prodotto altamente tecnologico, perché lasciando perdere il discorso elettrico parliamo di un vero ciclomotore che ha i freni, le sospensioni, le ruote, tutto come deve essere, ma con delle soluzioni molto smart. Ad esempio ha una SIM dati a bordo che in teoria dovrebbe durare a vita, che vi permette di comunicare con lo scooter con l'app che vedremo dopo. Ha un GPS a bordo sempre connesso che vi dice dove è lo scooter, memorizza tutti i percorsi, quindi abbiamo tutta una gestione a livello app molto smart, molto curata, molto efficiente. Poi tutte le varie tecnologie che sono l'illuminazione
illuminazione completamente a LED, il motore che comunque è un Bosch, non è una marca sconosciuta, tutto un pacchetto che mi ha fatto propendere verso questo prodotto, a prescindere dal prezzo che comunque è in linea con gli altri. Parliamo subito di prezzo. Cosa vuol dire comprarsi un ciclomotore elettrico per muoversi oggi? Vuol dire, e vi faccio vedere la fattura, nel mio caso spendere a prodotto finito, consegnato, chiavi in mano, 1.894 euro IVA compresa. Mi hanno anche regalato un casco di qualità, di marca. Non ho praticamente pagato le spese di immatricolazione, che erano circa 250 euro, 240 euro, l'ho pagate 10 euro perché c'era una promozione, e ho preso il contributo statale del 30% con uno sconto netto di 614 euro su un imponibile di 2048 più IVA. Non pagherò il bollo per 5 anni, speriamo che questa cosa diventi eterna, ma non si sa. Quanto pago d'assicurazione? Mi hanno fatto una tariffa tra l'altro agevolata, pago 100 euro all'anno, sospendibile quante volte voglio, quindi se d'inverno o in determinate stagioni non lo uso, con una polizza posso fare anche 2-3 anni. Compro uno scooter, lo pago 1.800-1.900 euro e non mi devo più preoccupare di nulla. Mi hanno già detto che comunque ci sarà un primo tagliando, una visita di garanzia a 1000 km che costerà sui 90 euro, e poi in teoria andrebbe fatto un controllo ogni 1000 km. Ce l'ho da giugno, di chilometri ne ho fatti quasi 200, funziona tutto bene. Tagliando che vuol dire controllo generale del mezzo, efficienza e basta, perché di fatto non ha materiale di consumo nulla, se non le gomme e magari una volta ogni le pastiglie dei freni, che sono entrambi a disco ma che si consumano molto poco. Torniamo allo scooter, perché adesso qua non voglio perdermi, il discorso è lungo. Perché porto questo video? Perché comunque me lo volevo comprare senza poterlo andare a vedere, perché io ho la fortuna di avere uno store ufficiale a Torino, non lontano da casa mia, ma non ci sono dappertutto. Ho cercato recensioni in rete, non c'era niente praticamente su questo scooter. Allora in questo video ve lo farò anche vedere, video che sarà suddiviso in varie parti. Se alcune parti non vi interessano, in descrizione c'è tutta la parte dei capitoli, scegliete solo quello che volete. Allora vi do due caratteristiche, torniamo sul prezzo, perché lo scooter lo vendono in due versioni: standard range, che è quello che ho preso io, o long range. Cosa cambia? Cambia la batteria, quindi la capacità. Passiamo dalla mia batteria, che è 1488 Wh, alla batteria estesa, che è di 2016 Wh. La mia batteria è marchiata NIO, prodotta da non si sa chi, l'altra batteria è marchiata Panasonic, quindi in teoria una qualità un po' migliore. Come autonomia danno sul mio modello 55 km stimati da verificare, sul modello long range danno 65 km, quindi 10 km di autonomia in più, una batteria che in teoria qualitativamente potrebbe essere migliore ma non è detto, per una differenza di prezzo di circa 550 euro, 560. Per un ciclomotore che chiaramente non è fatto per viaggi, spostamenti eccetera, perché è piccolo, è un ciclomotore, un cinquantino, fai 45 all'ora che poi sono 50, risente molto del peso, ma questo ne parleremo dopo, quindi non è che potete farvi lo spostamento extraurbano in due perché diventa lunga. Insomma, per fare piccoli spostamenti avere 55 km di autonomia è già tanto. Averne 10 in più e spendere 560 euro in più sul motorino che ho pagato 1.800 euro, secondo me non aveva senso. Attenzione, perché se fate il mio stesso ragionamento e volete comprarvi questo scooter, ho trovato difficoltà a trovarne uno con la batteria, col range diciamo piccolo, tendono ad avere in casa solo le altre, quindi magari bisogna ordinarlo. Io ne ho trovato uno, l'ho preso bianco come lo volevo tra l'altro, ma la batteria era intercambiabile. Detto questo, motore Bosch, quindi di qualità in entrambi i casi, il motore è lo stesso. Il mio danno un tempo di ricarica di 7 ore, l'altro 9. Sono motori a 48 volt, batteria a 48 volt e le batterie in ogni caso pesano 11 kg. Dotazioni standard uguali, scooter a ruote basse 10 pollici. Non stiamo ad entrare tanto nel discorso tecnico della ciclistica, ma uno scooterino piccolo così con ruote da 10 pollici è uno scooter molto maneggevole, ma che chiaramente ha meno stabilità e meno comfort di uno scooter a ruote grandi. Mi ricorda quando ero giovane il vecchio Malaguti F10, che era una biscia, si muoveva agilmente dappertutto, però non era così confortevole e sicuro come magari altri modelli. Vi dirò che però mi sto trovando
comunque bene con tutti i suoi limiti di uno scooter a ruote basse. La sella da terra è a 750 mm, cos'altro vi posso dire? Che pesa poco, pesa 72 kg lo scooter e che ha una capacità di carico, inclusi 2 passeggeri, fino a 221 kg. Dopodiché la dotazione, ne abbiamo parlato prima, tutto a LED eccetera. Una volta scelto il modello esiste in vari colori, c'è bianco, rosso, grigio, azzurro e nero se non sbaglio. Negli store new o comunque online vedete che ci sono una caterba di accessori. Io l'unico accessorio che ho preso è stato il supporto per smartphone, che è fatto molto bene, costa una cinquantina di euro, me lo sono fatto già montare perché ho deciso di andarlo a ritirare portandolo a casa a motore, rischiando tra virgolette, perché io abito fuori Torino parecchio, quindi mi sono fatto tutto questo bel pezzo di mappa alla cieca. Apro una parentesi: nello store di Torino, se dovete acquistarlo, vi troverete benissimo perché ci sono 2 ragazzi, soprattutto una, Federica, le faccio i complimenti e non è un video sponsorizzato, lo ricordo, è stata molto gentile, competente, ok, una ragazza molto competente. Hanno anche altri modelli di scooter e marche, se volete fare un salto andate tranquillamente. E le ho detto: ascolta, ma questi 55 km li facciamo veramente o ne faccio 30 e rimango a piedi perché sono andato sempre a manetta? Perché io lo vengo a prendere a Torino, mi faccio accompagnare, ma devo tornare in scooter. No, vedrai che ce la fa. Dopo averlo pagato, saldato e tutto quanto, l'ho tirato fuori dal negozio, sono salito in sella e ora partiamo col primo viaggio test, che sarà un test di tutto perché io l'ho provato ma non l'ho usato, diciamo, su un lungo chilometraggio su strada. Quindi sono andato a prenderlo e sono partito e ora ci facciamo questo piccolo viaggetto insieme. Bene, supporto montato, lo smartphone rimane ben saldo in sicurezza, itinerario impostato, facciamo quadro, lui fa il check, batteria al 100%, diamo lo start, velocità 2 perché la 1 è impraticabile, scendo dal marciapiede e mi metto sulla strada. Vedete che siamo in centro a Torino, pieno centro, quindi abbiamo strada sconnessa, tombini, binari, pavè. Iniziamo subito a fare i primi chilometri e inizio a prendere confidenza col mezzo. Gli spunti al semaforo sono molto piacevoli, la velocità chiaramente è limitata, però iniziamo a muoverci con questa mobilità elettrica. Ok, fatto i primi chilometri, il pavé, San Pietrini come si chiamano, del centro di Torino sono stati terribili. La batteria è al 97%, Comfort ne parliamo dopo, scatto fantastico. Quando vai, diciamo, a manetta per un po' inizia a lampeggiare eco, nel senso che per consumare meno bisognerebbe andare più piano, ma a noi non ci interessa, andiamo a paletta. Bene, andiamo avanti col percorso, siamo usciti dal centro, la strada diventa più confortevole e vi faccio notare, senza aumentare la velocità, la maneggevolezza, l'agilità che ha in mezzo alle macchine. Ovviamente piccolo, è stretto, è molto veloce da girare, molto comodo, siete vicini al terreno, quindi anche persone basse come me non hanno problemi ad appoggiare entrambi i piedi, riuscite a muovervi in sicurezza e vi dico solo che in questo tratto di macchine avrò risparmiato circa 3 o 4 semafori, il che vuol dire minuti e minuti di coda evitati. Ok, proviamo a fare un bel cavalcavia. E il cavalcavia, diciamo, vedete che non riusciamo più a raggiungere la velocità massima e non era una pendenza assolutamente impossibile. Ce la fa tranquillamente, ma non alla massima velocità. Vediamo quanto fa in discesa. In discesa praticamente se tenete accelerato diventa un freno, perché il motore elettrico più di quello non lo fa andare, diventa un freno. Per sfruttare la velocità nelle discese conviene proprio lasciare l'acceleratore. Ok, siamo quasi a casa, mancano pochi metri, ce l'abbiamo fatta, siamo al 63% dopo 28 km. Le frecce le mettete, fate la pieghetta, tornate dritti e si tolgono da sole.
33, ne aveva 5, fa 28, 62%. Niente male, dai. Quindi la prima missione l'abbiamo completata, siamo riusciti ad arrivare fino a casa sani e salvi con ancora una ottima autonomia che sinceramente non pensavo di avere. Bene, adesso ve lo faccio vedere un po' meglio nei dettagli, l'estetica e tutto quanto, guardiamo la dotazione, gli accessori che ci danno insieme e poi andiamo a fare un giretto per farvi vedere già alcune caratteristiche, alcune funzionalità, facciamo uno stress test per portare la batteria fino a una bassa percentuale per vedere cosa succede quando entra in modalità risparmio energetico. Abbiamo tutta la parte dello scudo, delle carene, tutta la parte in plastica verniciata del colore in cui l'avete scelto e poi inizio a farvi vedere qualche dettaglio. Qui abbiamo la parte della forcella che ha chiaramente degli steli piccoli da ciclomotore, il parafango in plastica, il fodero nero, il catering frangente, una pinza anteriore idraulica con il suo disco piccolino ma presente. Da notare che per la velocità che viene rilevata c'è un magnete montato su una razza del cerchio anteriore, un sistema diciamo non molto tecnologico ma comunque la velocità rilevata è corretta. Nello scudo anteriore è inglobato il faro full LED con il tipico anello per la luce di posizione che rimane sempre acceso e un gruppo interno abbagliante e inabbagliante full LED e più tardi vedremo anche che tipo di luce fa. Sulla parte superiore abbiamo il cupolino che viene montato prima della consegna, le due leve dei freni che sono due veri freni con serbatoio del liquido idraulico posteriore e anteriore. Sotto questo gruppo troviamo incastonate le due frecce anteriori con 4 LED molto visibili che non sono posticce appiccicate in giro ma sono inglobate nella carenatura. Qui abbiamo tutta la parte del cruscotto che vedremo meglio, lo scudo con porta USB, blocchetto di accensione che si illumina, porta bottiglie, in alternativa vedremo che c'è anche un gancio. La pedana che vedete è abbastanza ampia perché ci stanno tranquillamente 3 scarpe, vi costringe però a tenere le ginocchia molto unite. Io tendenzialmente lo guido appoggiando i piedi un po' sull'esterno per tenere le gambe un po' più divaricate. Pedana che è ricoperta da questo tappotino asportabile in gomma che comunque protegge la plastica e all'occorrenza si può lavare. Qui sotto c'è il telaio, qui abbiamo questo forcellone misto dicono alluminio titanio che tiene su due lati la ruota con tutta la parte idraulica, l'ammortizzatore, la pinza posteriore e il parafango che viene appeso al forcellone. Doppio cavalletto, quindi abbiamo il centrale che è molto comodo. Vedete che lo scooter, essendo leggero, viene su da solo, o all'occorrenza abbiamo il laterale per metterlo diciamo in modo più pratico e più veloce se la superficie lo consente. Sella che è abbastanza confortevole, vi dico sullo sconnesso non mi ha dato particolari problemi. Guidando da soli c'è la possibilità di arrivare fino a questa parte stando abbastanza comodi. Nella parte posteriore abbiamo un piccolo seggiolino per il passeggero che può usufruire delle pedane posteriori che escono a pressione. Abbiamo quindi la possibilità di stare seduti sulla parte posteriore lasciando uno spazio sufficiente al conducente. Abbiamo due maniglioni per tenerci e delle comode pedane per viaggiare comunque in una posizione che non è da viaggio, perché vedete che una persona di bassa statura come me tende comunque già a stare un po' rannicchiata, però abbiamo le pedane, abbiamo i maniglioni, abbiamo lo spazio sulla sella, per qualche piccolo spostamento ci sta. Parte posteriore con il portatarga, luce a LED qua sotto, catering frangente, faro full LED con posizione stop e le due frecce. Queste sono luci di ingombro laterali che in Italia non vengono consentite dal codice della strada, quando viene importato vengono scollegate internamente, potete in autonomia ricollegarle smontando lo scooter accedendo alla parte retrostante questo scudo, ma per la circolazione su strade italiane non sono omologate. Blocchetto che rimane sempre illuminato quando lo scooter è acceso, si spegne quando togliete la chiave. Quando inseriamo l'antifurto dà una conferma luminosa in vari punti dello scooter. Quando arriviamo anche da lontano possiamo togliere l'antifurto allo scooter, dà una conferma sonora e luminosa accendendo le posizioni e il blocchetto di avviamento.
nonché le luci laterali. A cosa serve l'antifurto? Serve a mandarvi tutta una serie di notifiche sullo smartphone quando inserito. Se tentano di muovere lo scooter o di portarvelo via, si illumina e inizia a suonare e lampeggiare tutto. Abbiamo anche il tasto centrale rosso sul telecomando che serve sostanzialmente per trovare lo scooter sia a livello visivo che a livello sonoro, per trovarlo se non vi ricordate dove l'avete messo. La porta USB messa qui dietro non carica con lo scooter spento, ma basta fare quadro. Dopo il check parte anche la ricarica tramite porta USB e una ricarica non rapida ma standard. Scooter, come vi ho detto, molto leggero. Adesso c'è la batteria installata, riusciamo comunque a spostarlo all'occorrenza senza particolari difficoltà. Poi insieme allo scooter vi danno una scatola con degli accessori, vediamo cosa c'è dentro. Allora, nell'imballo c'erano nativamente gli specchietti che vengono già montati dal concessionario e il cupolino che viene già montato dal concessionario. Poi abbiamo questo che è il gancio, diciamo, portasacchetti. Questo si può montare in alternativa a quel contenitore verticale che c'è sullo scudo anteriore. Lo scooter arriva già con quel contenitore, ma se non vi piace, preferite il classico gancio portaborsa, vi danno questo, tra l'altro molto robusto, molto spesso. Basta cambiarlo svitando due viti. Troviamo poi la scatola, molto importante, con un secondo anello, la seconda chiave identica all'originale e anche il secondo New Smart Key. Questo è un telecomando con una pila 3 volt. Le funzioni le abbiamo già viste sullo scooter. Poi, oltre al gancio e alla scatolina, troviamo una chiave di servizio e un giravite di dubbia qualità, però c'è il manuale di istruzioni, quindi vi danno un vero libretto stampato con tutte le lingue tra cui l'italiano. Questo è anche un libro di servizio dove vengono fatti anche i tagliandi, mezzo che pur essendo elettrico ha bisogno di tagliandi che sono più che altro di controllo, che vengono fatti il primo a 1000 km, diciamo una visita di garanzia, poi ogni 3000 km o ogni anno, ogni 2 anni, vengono fatti dei controlli di routine. Qui abbiamo tutto lo spazio per i servizi e qua abbiamo tutte le precauzioni del caso. Questo è il QR code per scaricare l'app, adesso ci arriviamo, con tutte le istruzioni, tutte le indicazioni, i comandi, cosa fare, cosa non fare, eccetera eccetera. All'inizio del manuale c'è l'adesivo col QR code e il numero di serie dello scooter per fare il pairing, l'abbinamento con l'app, che adesso poi facciamo. Ultimo in fondo alla scatola, ma non per importanza, il caricabatterie. Caricabatterie che è bello pesante ed è fatto in questo modo. Da una parte abbiamo in uscita il connettore proprietario che potremmo attaccare direttamente al mezzo o direttamente alla batteria se viene estratta. Dall'altra parte una spina Schuko. Il cavo dalla parte del connettore lungo 120, dalla parte della spina 80, quindi avete circa 2 metri di distanza utile tra la presa e l'attacco sullo scooter. Calcolate però che in mezzo ci sta il caricabatterie marchiato New, ingresso 12240, un caricatore che esce da 30 a 53.5 volt. Non ci sono spie indicatori, non c'è nulla perché è tutto sulla batteria ed è tutto fatto con queste rette per dissipare il calore. Nel caso di gite dove sappiamo di non riuscire a tornare a casa bisogna portarlo dietro. Passiamo direttamente all'app che si chiama New Scooter, la cerchiamo, è questa col simbolo ufficiale della New, la installiamo. Ok, app installata, la apriamo, accettiamo tutti i termini, bisogna abilitare le notifiche per essere avvisati di qualsiasi cosa succede allo scooter, quindi diamo i consensi, dobbiamo fare l'accesso se abbiamo già un account o ovviamente se è la prima volta che avete un mezzo New bisogna registrarsi. Perfetto, una volta fatta la registrazione col nome, password eccetera, bisogna associare un dispositivo, quindi associa dispositivo, associa con codice QR, diamo il permesso alla fotocamera e inquadriamo il QR code che c'era sulla pagina del manuale, eventualmente ce n'è anche uno sotto la sella. Vedete che trova il mio M Plus Sport bianco col numero di serie, vado avanti, assegno un nome a questo dispositivo, lo chiamo MQI Plus Sport, senza andare troppo lungo col nome perché magari poi vengono pasticciate le notifiche. Diamo sì. Associazione riuscita. Fine. Siamo già collegati con lo scooter che in questo momento è spento.
dice quanti chilometri ha, a che punto è la batteria, che è esattamente come l'avevamo lasciata, e anche l'ultima posizione che è stata rilevata. Non abbiamo ancora statistiche perché l'ho appena preso, adesso lo userò un po', farò un po' di chilometri, un po' di esperimenti e vediamo cosa possiamo ottenere dall'app. Abbiamo la possibilità di scegliere qua, se abbiamo più dispositivi, la qualità del segnale della SIM che c'è a bordo, il GPS che sta prendendo. Qui abbiamo delle opzioni. Intanto controllare se c'è il firmware da aggiornare, che è già l'ultima versione, attivare o disattivare la posizione del GPS, fuso orario che è già a posto, gestione sicurezza, notifica messaggio, avviso di posizionamento scaduto. Se il posizionamento del veicolo non viene aggiornato per molto tempo, viene inviata una notifica. Avviso di guasto, se la batteria viene scollegata o se c'è qualcosa di anomalo, veniamo avvisati. Aggiungere membri della famiglia, in questo caso non mi interessa, tutte le configurazioni dello scooter, null'altro. Go. Se diamo la conferma a questa funzione Go, in pratica possiamo attivare una modalità dove viene registrato il chilometraggio, il tempo di guida, la velocità media, l'altitudine, lo spostamento e tutto quanto. Praticamente facciamo un tragitto monitorato che lui lo chiama inizio corsa. Qui abbiamo lo Smart Check, che è un controllo di tutte quante le caratteristiche tecniche dello scooter, diciamo meglio tutte le funzionalità dello scooter che vengono testate, capacità di carica, scarica, temperatura. Viene fatto un check-up completo dello scooter per essere sicuri che sia tutto in ordine. Mentre sto parlando vedete che sta concludendo, è arrivato al 100%, il veicolo è in condizioni perfette. Nel momento in cui ci fosse stata qualche anomalia veniva segnalata. Statistiche di guida adesso non ce ne sono, i percorsi registrati che adesso non ci sono ancora. Se clicchiamo direttamente sullo scooter andiamo ai dati generali, se clicchiamo sulla batteria andiamo alle statistiche di uso della batteria. Io stavo cercando se c'era come una modalità di blocco dallo scooter, ma non c'è. Adesso farò ancora un po' di prove, se c'è qualche nuova funzionalità vi aggiorno. Uscendo lui si sconnette dal dispositivo e noi con l'app abbiamo terminato. Vi ho dato una panoramica generale, adesso vi faccio vedere nello specifico meglio il quadro e i comandi, poi vi porto a fare un giretto e facciamo ancora qualche prova. Ok, adesso vi porto a fare un giretto con me, tanto per farvi capire come si usa, come funziona. Giriamo la chiave. Lui fa un check rapido, si spengono le spie, vi dà la percentuale di batteria. Tra l'altro siamo ancora alla prima carica, siamo al 23%, adesso faremo un po' di giri e vediamo se riusciamo a farla scendere alla soglia dove entra in modalità risparmio, che dovrebbe essere, se non erro, il 15%. Questo è il display, abbiamo l'ora, quanto prende di satelliti, quanto prende la SIM all'interno. Modo 1 col tasto qui si passa in modo 2, quindi eco o sport, diciamo. I comandi sono questo, le 4 frecce, sia le 4 frecce che le frecce singole hanno il cicalino, più che altro per chi magari non vi sente arrivare essendo silenzioso, c'è questo cicalino un po' anche per voi per ricordare che sono inserite. Qui abbiamo i comandi semplicemente delle frecce, come abbiamo già visto in viaggio con un accelerometro. Se voi fate la piega e poi riallineate lo scooter, lui sente il cambiamento di inclinazione e le toglie. Qui abbiamo il comando luci, le luci sono sempre accese oppure diventano abbagliante. Qui dietro c'è il click per fare l'abbagliante, quello all'occorrenza, il clacson e il cruise adesso poi lo proviamo. I comandi sono tutti qua, niente di complesso. L'unica cosa da imparare, perché è importante, è che questo frena il disco dietro, questo frena il disco davanti, ma nello stesso tempo rigenera, e qui comparirà un simbolo vicino all'eco con una R in questo punto qua. Allora, l'abbiamo tirato su dal cavalletto laterale, altrimenti non va in modalità ready. Ve lo faccio vedere. Tiro giù il cavalletto, se provo a fare ready vedete che non si accende il led verde qua. Tiro sul cavalletto, schiaccio ready, si accende la spia ready qua sopra. Da questo momento in poi, accelerando, lo scooter va avanti. Dai, andiamo a fare un giro. Ok, ora adesso siamo sotto il sole pieno, il display che si vede sempre benissimo in ogni condizione. Lui è comunque sempre illuminato, ma sotto il sole non lo vedete. Partiamo subito in modalità 2, andiamo. L'acceleratore ovviamente ha una sensibilità che vi permette di muovervi a passo d'uomo o di partire al massimo. Ok, il motore in effetti si sente pochissimo, non ha quel classico sibilo dei motori elettrici.
ho appena fatto una rampa senza nessunissimo tipo di problema. Vedete che è molto comodo anche per fare manovre, essendo molto piccolo lo spostate anche mentre lo manovrate con una mano. Nella guida di tutti i giorni questo vano può servire anche per mettere delle chiavi, ma è chiaro che con qualche dosso, qualche sobbalzo potreste perderle. Andiamo a fare un giretto. Ok, vi faccio vedere un pezzo di accelerazione da fermo. Registro ancora un paio di clip perché la GoPro purtroppo scende sempre con questo supporto. Allora, mettiamo in modalità 1, vi faccio vedere l'accelerazione in modalità economy. Quindi vedete che accelera pianissimo, arriva a circa 20 km/h e poi smette. Questo è molto utile in caso di chilometraggio come autonomia limitato, oppure se dovete darlo a persone veramente non pratiche che hanno bisogno di muoversi in sicurezza. Vediamo come accelera in modalità 2, 0 km/h in modalità 2, ci riproviamo, vediamo se si vede bene. Proverò anche alla fine a fare una frenata di emergenza. Frenare frena, non è che non frena, il portiere frenante è buono, tende molto a scappare, a bloccare il posteriore perché si alleggerisce. Dovete essere sicuri di avere un anteriore solido, quindi un fondo stradale asciutto, pulito, senza sabbia eccetera, di avere lo scooter perfettamente dritto, perché se siete leggermente piegati o l'aderenza non è al massimo, con una ruota da 10 pollici sicuramente scivolate e cadete per terra. Questo è l'ABC del muoversi su due ruote, ma è bene precisarlo per chi magari pensa di iniziare a muoversi per strada con uno scooterino del genere che sembra un giocattolo, ma vi garantisco che ai 50 all'ora, se inchiodate, vi parte davanti e scivolate per terra, non è piacevole, perché l'ho già provato anche più di una volta. Ora provo a fare una frenata solo di anteriore da circa 40 km/h e non so se avete sentito che gridava il pneumatico, perché tendeva già quasi a bloccare. Questo è per spiegarvi quanto dovete fare attenzione, perché purtroppo, ragazzi, siamo su due ruote. Come funziona la rigenerativa? Quando state andando, se frenate col posteriore, vedete che si accenderà una R perché sta rigenerando. Se lo fate con l'anteriore, la stessa cosa. Ok? Se notate che in alcune condizioni non esce la R, sicuramente lo fa quando la batteria è completamente carica e non ha bisogno di intervenire con la rigenerazione insieme alla frenata. Vi faccio ancora vedere come funziona il cruise, perché è particolare, non lavora sulla velocità ma lavora sulla posizione del potenziometro. Se io sono a 5 km/h, accelero tutto e premo il cruise, lui si attiva e continua a accelerare perché ha memorizzato la posizione, tutto aperto. Se io freno si disattiva. Se io tengo una velocità di 20 km/h e attivo il cruise, lui si attiva, mi tiene più o meno quella velocità perché memorizza quella posizione della farfalla. Se accelero con il cruise attivo si disattiva e passa in modalità manuale. Agile, molto. Dossi, non so se ve ne ho già parlato, ma il comfort a livello di ammortizzatori devo dire che non è il massimo. Spazi di manovra. Allora, qua siamo in un posto auto, giriamo tutto, riusciamo ad arrivare a fine posto auto, torniamo indietro e ci rigiriamo, quindi senza nessun problema. Rumore inesistente, protezione del cupolino anche, è più un vezzo estetico, sicuramente dà un minimo di riparo, ma non è così, diciamo, importante averlo o non averlo. Vedete che al dosso si sente proprio, non so se riesco a farlo percepire in telecamera, ma il comfort degli ammortizzatori non c'è molto. Andiamo a fare un altro giretto. Io adesso sto rimanendo in zona casa perché potrebbe essere che arriviamo poi al 15% e voglio farvi vedere come va in modalità eco. Ok, un'altra cosa che volevo farvi vedere mentre passeggiamo è la pedana, perché è veramente piccola, quindi bisogna stare con le gambe molto chiuse e con i piedi molto all'interno. Io ad esempio non mi trovo molto a stare in questa posizione con le gambe all'interno della pedana, tendo a tenerle un po' fuori e quindi anche le ginocchia escono dalla sagoma del veicolo.
Ok, siamo ancora al 17, non ho mai superato i 45 km/h nonostante fossi a manetta, perché avevo il vento contro. Chiaramente, essendo tutto al limite, risente anche di questo, quindi una condizione senza vento come quella del giorno del ritiro del mezzo sicuramente porta a una velocità massima di circa 50 all'ora. Avendo già il vento a sfavore, andiamo a perdere qualche chilometro orario. Ora vi faccio fare ancora un giro sui San Pietrini, sul pavé del mio paese. Vedete che trema molto, c'è poco assorbimento. Okay. Qui ancora San Pietrini, Comfort è quello che è. Ora vado in ferramenta a fare una commissione, quindi come ci fermiamo? Mettiamo la freccia, ci mettiamo nella zona di interesse. Ok, freccia che si è tolta anche in questo caso. Spegniamo lo scooter, lo mettiamo sul cavalletto laterale, blocca sterzo, ok, mettiamo l'antifurto e noi possiamo andare. Ok, torniamo al nostro scooter. Come notate ho il casco appeso, ma nella realtà dei fatti è solo appeso la maniglia. Questo perché nel sottosella c'è un gancio qua d'acciaio che potrebbe essere utile per mettere un gancio per il casco, che però non è in dotazione, quindi bisogna procurarselo. Io forse dovrei averne uno di recupero di qualche mia precedente moto, e non abbiamo un'asola, diciamo, per far passare il gancio, quindi verosimilmente verrà schiacciato tra il bordo qua in gomma e la serra in questa zona. Adesso questa prova poi la devo ancora fare. Vedete che qui invece abbiamo un'asola che sembra proprio un passaggio del cavo, quindi è fatto, diciamo, apposta per alloggiare il caricabatterie lì e far passare il cavo qua nel sottosella. Risaliamo a bordo, vado a fare ancora qualche giretto per farlo arrivare al 15 e farlo entrare in modalità risparmio energetico. Facciamo tutto il paese a paletta, così va giù la percentuale. E diciamo che come primo ciclo di utilizzo del mezzo e della batteria abbiamo un'autonomia che comunque rispecchia ampiamente le aspettative, perché siamo adesso, diciamo, a 53 e dobbiamo ancora arrivare al 15. Io non starò a fare il test di quel 15% in modalità eco, quanti chilometri dà di autonomia, ma se facciamo due conti, se abbiamo fatto con l'85% 55 km, riusciamo a fare presto il calcolo, tenendo conto del fatto che in modalità risparmio energetico consuma meno, di quanta può essere l'autonomia finché rimaniamo proprio a piedi. Chiaramente è una condizione di emergenza che non si dovrebbe verificare, perché andare a tirare giù troppo la batteria per poi ricaricarla sempre ogni volta sicuramente non gli fa del bene. Però secondo me calcolate che una volta arrivati al 15%, per stare tranquilli almeno un 5 km di autonomia dovreste averli per arrivare a casa. Chiaramente in tutti questi discorsi bisogna fare un'abitudine, conoscere il mezzo, le proprie prestazioni in base al peso, in base se è andato in una persona, in base se è andato in due persone, in base a quanti cavalcavia avete, insomma tutta una serie di circostanze che può determinare l'aumentare o il diminuire dell'autonomia. Ok, spia della batteria, siamo arrivati al 15, lui sta andando ancora in modalità 2 senza problemi, quindi al 15 arriva l'avviso, ma di fatto va ancora al massimo. Vediamo cosa succede a 14. Probabilmente mi hanno dato un'informazione sbagliata, perché mi hanno detto che a 15 entrava in modalità eco, semplicemente a 15 inizia a lampeggiare la batteria, ma lo scooter sta andando ancora al massimo. La batteria sta scendendo in modo repentino, molto più velocemente di quanto non è scesa finora. Quando siamo in prossimità del termine della carica, l'erogazione della batteria diventa più instabile, quindi magari quei 5 km dei quali abbiamo parlato finora potrebbero essere anche meno. Siamo già a 10, adesso sono a manetta, ma lo scooter non accelera più. Quindi cosa succede? Succede che da 15 a 10 ha un calo molto drastico. Niente, va in modalità 1, modalità eco, e lo scooter da questo momento in poi non va a più di 20 km/h, con una spinta che è pressoché inesistente. Io adesso sono qua tutto a manetta. Calcolate di dover fare l'ultimo 10% ai 20 all'ora, tornando sempre a quei 5 km che ho ipotizzato prima. Magari si riescono anche a fare, però calcolate che li fate a 20 all'ora, 18, 17, perché magari vi dà la possibilità di arrivare a casa senza dover spingere lo scooter a piedi. Però vedete che adesso sto passeggiando, ho già fatto quasi un chilometro, continua a funzionare. Adesso siamo al 9, vi darò poi degli aggiornamenti col tempo, però diciamo che finora tutto abbastanza bene.
Possiamo quindi spegnerlo, siamo arrivati a casa col 9%, apriamo il sottosella e ci apprestiamo a fare la prima carica del mezzo. Allora, batteria che è leggermente tiepida qua nella parte superiore. Se premo l'indicatore vedete che si accende solo la prima tacca perché la batteria è scarica. Non è assolutamente consigliabile secondo me metterla in carica quando è ancora un po' calda. La lascio raffreddare, lo lascio un attimo qui e poi torno a farvi vedere come metterlo in carica. A few moments later. Ok, è il momento di metterlo in carica, la batteria si è tranquillamente raffreddata, non è più calda. Prendiamo quindi il connettore che arriva dal caricatore, che è connesso alla presa, ma è una presa smart, non è ancora attiva. Vedete che qui ho l'applicazione con la mia presa che si chiama New Off. Connettiamo il caricatore, non si può sbagliare perché ha un verso, la parte con i due contatti grossi va di qua. Lo attacchiamo direttamente allo scooter. Poi cosa succede? Io avrò questa presa comandata che adesso attivo, vedete che la presa si è accesa e la batteria inizia a lampeggiare, vuol dire che sta caricando. Possiamo appoggiare la sella, non compare nulla sul display, posso farvi vedere quanto tira di corrente. Se vado qui su parametri elettrici vedete che sta consumando 265 watt, 1 ampere e 13. Quindi io ora farò la misurazione, ho azzerato questo contatore e farò la misurazione per capire quanti kWh consumerà in tutto per una ricarica completa, considerando che eravamo a circa il 10%. La lascio andare. Notavo questo piccolo vano verticale che sembra fatto apposta per il caricabatterie, che viene appoggiato qua con la sua abbondanza di cavo da una parte e la spina dall'altra, sta lì senza problemi, la sella si chiude. Ok, andando nell'app New, vedete che abbiamo tutte le notifiche che sono arrivate finora, che sono il momento in cui ha rilevato la batteria scarica, dove diceva per evitare danni di metterla a caricare, e poi tutte le volte che ha percepito una vibrazione, perché c'era l'antifurto inserito, io magari sono andato a muoverlo per sbloccare la sella, eccetera, e ha percepito una vibrazione. Non mi dice che è in carica, mi dice però lo stato della batteria, quindi mentre sta caricando da remoto posso controllarla. In questo momento, visto che l'abbiamo usato, abbiamo fatto un po' di giri, abbiamo il trip con tutte le sessioni nelle quali l'abbiamo usato, quindi abbiamo fatto una sessione da 5.3, una da 7.1, le abbiamo tutte quante e se clicchiamo sulla singola sessione ci fa vedere anche tutto il percorso che abbiamo intrapreso col nostro mezzo. E abbiamo anche l'indirizzo di partenza e l'indirizzo di arrivo. Una funzione molto carina. Ovviamente mi dice che in questo momento è a casa mia, tutto compreso nel pacchetto che comprate. Con questa piccola animazione verde credo voglia indicare che lo scooter è in ricarica. Ok, come lo carico? Ad esempio adesso sono le 3 di pomeriggio, io cosa faccio? Entro nell'app del mio Bluetti, del mio dispositivo che gestisce il fotovoltaico, vado a vedere com'è la situazione in questo momento, vedete che in questo momento ho le batterie al 96%, ho una produzione di 1.8 kW dai pannelli, le batterie sono quasi cariche, quindi tra pochi minuti non avrei più prelevo dai pannelli perché l'inverter non ne ha bisogno per caricare le batterie. Allora cosa faccio? Esco, vado nella gestione della mia presa smart che si chiama New, in questo momento è spenta, quindi ora l'attacco. Notate bene che prima avevo un consumo di 360 watt nell'impianto, attivo la mia presa che quindi in questo momento inizia a consumare 178 watt, sta caricando lo scooter, torno sul mio inverter. Vedete che il consumo è salito a 624 watt, ma io non me ne accorgo perché sono in overproduzione rispetto a quello che ho bisogno perché le batterie sono quasi full, quindi di fatto lo carico direttamente coi pannelli. Ok, è sera, vediamo come si comporta l'illuminazione full LED. Nel momento in cui lo scooter fa il check, alla fine del check si accende il faro, questo è l'abbagliante. Andiamo a vedere come va su strada. Ok, non so cosa riesco a farvi vedere, ma vediamo la luce che fa il gruppo LED di notte. Cerchiamo magari una strada non illuminata, ma qua mi sembrano tutte illuminate. Comunque vi posso dire che pensavo peggio, soprattutto la abbagliante fa un bel fascio per terra, bello largo. Spero si riesca ad apprezzare dalle immagini perché la luce non è niente male. Ok, direi che l'ideale è una strada sterrata senza illuminazione. Qui c'era l'ultimo palo, strada completamente buia,
diciamo che l'abbagliante cambia poco, è più un abbagliante per segnalare che per illuminare, ma riesce comunque ad arrivare in profondità anche lui. Ma la strada, devo dire, che è molto ben illuminata. Vedete anche di qua, fa un bel fascio per terra. Il faro assolutamente promosso, spero che riesca a rendere bene giustizia nel video. Eh sì, finalmente siamo giunti a fine video. Avrei voluto farvi vedere ancora un sacco di cose, ma non volevo farlo diventare troppo lungo, già lo è, me ne rendo conto, ma per chi non mi conosce cerco sempre di dare un sacco di informazioni e per forza di cose i video diventano molto lunghi. Parliamo di batteria, 2 o 3 cose che ci tengo a sottolineare. Innanzitutto potete tirarla via dal mezzo e chiaramente caricarvela in ufficio, a lavoro, a casa della nonna, dove meglio volete per non dovervi portare magari lo scooter dentro. Batteria che nel primo ciclo di utilizzo, sia al giorno del ritiro, mi ha permesso di effettuare 62 km meno i 5 che aveva, siamo a 57 e avevamo ancora il 9%. Secondo me dal 9 a rimanere a piedi non passava tantissimo, ma magari credo che ancora un chilometro in sicurezza lo facevamo, quindi siamo pienamente nei chilometri dichiarati dal costruttore. Notate che tutti quei chilometri li ho praticamente sempre fatti a manetta. Cosa molto importante della batteria è uno scooter che anche se spento in realtà è sempre alimentato, perché c'è il GPS, perché c'è la connessione dati, c'è dell'elettronica che rimane accesa, c'è un consumo. Se non usate lo scooter per molto tempo, anche solo magari un mesetto giù di lì, la batteria staccatela, perché altrimenti ve lo trovate a zero e se la batteria va troppo giù c'è il forte pericolo di danneggiarla. Ha senso cercare il modello superiore con più autonomia? Secondo me no, perché è un ciclomotore. Avete visto che c'è poco comfort, va benissimo per spostarsi così nei paesi. Chiaramente il suo habitat naturale è la città. Mi vengono in mente anche i posti di mare dove sono stato da poco, non mi ero ricordato, ma ci sono migliaia di scooter e motorini. Se durante la giornata riuscite a fare più o meno quei chilometri, poi la notte lo caricate tranquillamente. Se avete un fotovoltaico, un sistema smart, ma proprio base come quello che vi ho fatto vedere, lo caricate in momenti di produzione gratis. Se dovete pagarvi la ricarica, 1,4 kWh di ricarica, se pagate la corrente 20 centesimi a kilowatt vi costano più o meno 30 centesimi, se la pagate 60 una ricarica vi costa più o meno 90, lì dipende anche da quanto la pagate. Chiaramente nella peggiore delle ipotesi spendete €1 di corrente per fare 50-55 km. Direi che non è niente male. Sicuramente voi mi chiederete, ma è possibile ricaricarlo alle colonnine? In teoria no, ma ho già visto che vendono online degli adattatori, perché il problema delle colonnine è che hanno quella presa apposta per le macchine. Esistono degli adattatori che da quella spina apposita diventano una presa asciugo. Ora poi c'è dentro un sistema che permette di far partire la ricarica, altrimenti solo così non parte, ma quello è un altro discorso. Il problema è che vi ritrovate con un cavo con una presa asciugo. Anche se lo fate abbastanza lungo da arrivare nel sottosella, come avete visto il caricatore scalda parecchio. Io non mi fiderei a lasciare lo scooter in ricarica sotto il sole col caricabatterie chiuso dentro la sella con le temperature che raggiunge in una cantina fresca, quindi ragionate bene su questo discorso. Sicuramente portarsi dietro il caricatore nel sottosella sì, perché piuttosto vi staccate la batteria, la caricate in un bar, da un amico, qualcosa trovate, ma io lascerei perdere il discorso colonnine. E poi lo scooter va benissimo, è carino, vi dico, è riuscito a usarlo anche mia moglie che è antitutto, si è trovata bene, ha detto che è facile ed è comodo. Se avete bisogno di passare all'elettrico o volete passare all'elettrico per iniziare a digerire questa cosa, è un mezzo che è perfetto per muoversi appunto nell'urbano o, come nei miei casi, nei paesi. Si può fare dell'extraurbano, sì, però chiaramente siete 50 all'ora. I modelli un po' più vecchi avevano una procedura di sblocco che si faceva con la chiave e alcuni pulsanti. Ho già provato sul mio che è troppo nuovo, non funziona. Per ora rimane limitato a 45-50 km/h. Con gli incentivi che siano al 30 o al 40%, vi ricordo per averli al 40 dovete avere un mezzo da rottamare da almeno 2 anni, quindi non funziona che vi comprate un Ciao a 70 euro e avete il 40%. In ogni caso siete costretti, sono costretto a tenermi il mezzo per almeno 2 anni, altrimenti devo restituire gli incentivi. Lo terrò sicuramente un paio d'anni, sicuramente poi lo venderò per passare magari al modello
modello 125 per avere una mobilità un po' più estesa, magari fare qualche piccola gita fuori porta in due. Insomma, un modo per avvicinarci all'elettrico, sicuramente iniziare con uno scooter è secondo me la cosa migliore. Lascerei perdere per un attimo i monopattini, chiaramente passare alla macchina elettrica è tutto un altro discorso, sia in termini di costi che di ricarica che di integrazione con un fotovoltaico, perché lì non la caricate più con 1,5 kWh, ma il discorso cambia. Dopodiché cosa dire? I pro e i contro di questo scooter. Allora, i pro sicuramente che è maneggevole, è piccolo, costa niente, direi comprarlo e anche mantenerlo, è carino ed è molto tecnologico. I contro sono sicuramente la potenza limitata, che comunque sì, mi permette di arrivare a 50 all'ora e io sono 80 kg, però calcolate che già quando porto mio figlio che pesa 25 kg praticamente non si muove, e di conseguenza possiamo dire che se lo guida una persona di 50-60 kg sicuramente consuma meno ed è molto più agile. Poi ragazzi è un cinquantino, va benissimo, però parliamo sempre di ciclomotore, ruote basse, mi raccomando attenzione alle frenate, non vi voglio spaventare con questa cosa, però ve lo dico perché è una caratteristica peculiare. Insomma, ho cercato di darvi un po' di info, vi ho fatto vedere anche lo scooter. Se il video vi è piaciuto, un bel like, mi raccomando soprattutto iscrivetevi al canale così lo facciamo crescere. Noi ci vediamo al prossimo video in una diretta del giovedì sera, o se magari passate in negozio nella provincia di Torino mi trovate per prendere un caffè e fare due parole. Grazie a tutti, ciao da Massi Dattoli.